Siamo arrivati qua stasera in un posto particolare in Veneto e adesso ci addentriamo un attimo, siamo in mezzo a un bosco che tra l'altro fa anche un po' senso, diciamo, di notte, e c'è un posto che non è proprio tanto conosciuto, l'abbiamo scoperto ed è, diciamo, sono dei resti di un palazzo del 1100 tipico della zona dove venivano di solito. Qui ne sono stati costruiti veramente tanti perché venivano messi nel tempi del 1100, c'erano tante invasioni barbare e i comandanti più importanti venivano proprio messi a comandare in questi piccoli castelletti di cui qua sono rimasti proprio dei ruderi in piedi. E questo rudere particolare che adesso vi faremo vedere sul davanti perché ha una forma molto strana e la gente del posto la chiama la carrera del diol. In italiano significa sedia del diavolo, perché proprio a dirimpetto, che adesso andremo a vedere, sul davanti sembra un enorme trono, ok? E su questo pezzo che è rimasto qui, ormai anche purtroppo invaso anche da qualche atto di vandalismo, diciamo così, ha una storia molto importante perché per un anno e mezzo qua ha fatto residenza Federico Barbarossa. Federico Barbarossa, che era poi dichiarato un personaggio che era un satanista ed era un anticristo. E la leggenda del posto dice che chi si addentra di notte intorno a questo rudere ci sono ancora delle entità che possono manipolare le persone. Dunque noi siamo venuti qua stasera per fare un sopralluogo, un'indagine, vedere se questo è vero, vedere se ci sono dei riscontri, perché sapete che non tutte le indagini abbiamo dei riscontri, si può anche non averne, e vedere un attimo che tipo di connessione possiamo avere, se ci sono delle entità qua. Intanto abbiamo già acceso il K2 e lo mettiamo da qualche parte intorno a questa muraglia dove precedentemente abbiamo già avuto un piccolo riscontro prima. Io lo metterei in questa feritoia chiedendo se c'è qualcuno qua, se può illuminare questo strumento. Ok, eccola, secondo me lì è il posto strategico che va molto bene. Vediamo se abbiamo qualche riscontro. Poi abbiamo posizionato per terra la REM pod, che è ancora più sensibile del K2 perché è di ultima generazione. Grazie per la rosa. Ed è molto particolare questo posto, molto strano, c'è un'energia veramente. Quando siamo arrivati su io ho sentito subito un'aria molto pesante ed è diciamo proprio un posto molto strano rispetto a tutti quelli dove noi andiamo di solito a fare indagini, perché è un rudere, non dice così, visivamente non dice nulla, però ha una storia molto importante, come dicevo prima. Allora io accenderei anche la REM pod direttamente e farei qualche domanda intanto per capire se c'è qualcuno qui. Ok, andiamo a accenderla. Ecco, la REM pod Vediamo è se attiva. funziona. Perfetto. Questo è il raggio della REM. Ok, perfetto. Intanto ringraziamo a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie a tutti. Nella live, tutti quelli che ci stanno dando un supporto. Se potete fare anche qualche tap tap è apprezzato. Se volete potete anche aiutarci con le domande, le scrivete e poi le faccio per voi. Ecco, siccome che l'indagine di solito c'è molta concentrazione da parte mia e da parte dei ragazzi, tante cose sfuggono perché magari dopo userò un altro strumento che mi chiede di essere attenta alle risposte, dunque mi sfugge magari un'ombra, mi sfugge una parola,
Voi siete liberi nel rullo di scrivere quello che vedete, quello che magari noi non vediamo, ci aiutate un po' nell'indagine, a interagire con noi, che noi lo apprezziamo. Allora, volevo chiedere se c'è qualche entità qui presente che vuole mettersi in comunicazione con noi, che vuole comunicare, parlare con noi, perché noi siamo curiosi di sapere la storia di questo posto. E innanzitutto veniamo in pace, non veniamo per farvi del male, ma solamente per parlare con voi. Se c'è qualcuno, può illuminare lo strumento che c'è lì per terra, prendere anche energia, ok? E dare un riscontro visivo, dunque far illuminare questa lucina che noi possiamo capire che voi siete qui. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualche entità, qualche presenza che vuole parlare con noi? Tante volte passa anche del tempo, perché anche nelle risposte dovete capire che lo spazio temporale che hanno loro non è il nostro, e dunque se c'è un'entità che ha poca energia ci vuole il suo tempo anche a rispondere, anche a interagire, e dunque dobbiamo dare degli spazi. Ecco perché tante volte io non parlo, perché non voglio sovrastare magari lo sforzo che sta facendo questa entità per mettersi in comunicazione. Certo, hanno bisogno di tempo, di forza, quindi Potete prendere energia da tutti gli strumenti, stasera qua ce ne sono parecchi già accesi. Non prendete energia da noi, ma dagli strumenti, per favore. Facciamo magari un giro con il K2, un giro proprio, sì, un giro attorno alle mura, vediamo se alle magari mura, vediamo se c'è qualcuno qui. L'altro giorno che sono venuta a fare il sopralluogo mi si è illuminato fino al rosso. Accendiamo anche SLS, dato che facciamo il giro. SLS. Subito. K2 sta facendo i suoi segnali, anche qualcuno c'è sicuramente. C'è qualcuno qui con noi? Prima io ho visto che c'era una presenza intorno a questo palazzo. Puoi farti vedere? Dato che sei lì davanti alla REM, puoi toccarla e farla suonare. Per favore? Perché lì non c'è nulla, ci sono solo muro, sassi, non c'è niente. Ecco, voi Sì. dovete sapere che l'SLS rivela le forme, e dunque qui, come ben vedete, se io la tolgo riferente a questo muro non c'è nulla, ci sono solo sassi, non c'è niente che dà una forma, per cui se l'SLS qui rivela una forma vuol dire che qualcosa c'è. Vediamo, magari ci siamo avvicinati e lui ha preso anche paura. può essere, sì. C'è qualcuno qui con noi? Può farsi vedere? Noi possiamo vederti, possiamo sentirti, possiamo parlare. Per favore. Vediamo se si è spostato anche intorno alla muraglia, perché comunque vedo che lassù c'è una finestrella che probabilmente era un qualcosa di questo palazzo da cui ci si poteva affacciare, perché l'altro giorno io ho fatto anche delle domande, mi ha detto che era il proprietario del palazzo. Dunque, qui ci sono state anche delle guardie di controllo, perché era
è stato un palazzo invaso proprio dai barbari, e qui in questa zona ce ne sono stati veramente tanti. Però sembra confinato lì, non so, vediamo. Ci sei? Se ci sei puoi illuminare questo strumento per favore? Non devi avere paura, noi non vogliamo farti assolutamente del male, ma vogliamo solo sentire la tua storia, parlare con te, sapere come mai che tu sei rimasto qui, perché in questa casa, in questo palazzo. Mi dà dei segnali a sprazzi, vuol dire che lui si sposta, probabilmente. Qui c'è un gatto. Accendiamo la black. Accendiamo la black. Facciamo un po' di domande, Facciamo vedere sentire se... un po' i nostri amici che ci seguono questo strumento, che stasera vi dico subito non sarà perfetto perché purtroppo è molto sensibile a qualsiasi tipo di rumore. Stasera qui, prima che siamo arrivati, non c'era un pelo d'aria e adesso si è alzata pure l'aria, che non è il massimo per sentire. Ma con un tuo familiare ci parli? Allora, Una domanda. Hanno chiesto se parli con dei tuoi familiari, magari che sono... se faccio connessioni con i miei antenati, con i miei familiari antichi, sì, assolutamente sì. Ed è una cosa molto bella, tra l'altro, perché i familiari e gli antenati ti danno dei messaggi in aiuto. Quando tu hai bisogno di aiuto puoi fare una connessione con gli antenati, questo sì, è molto importante. Grazie ancora per seguirci. Grazie ragazzi che ci seguite, che ci sostenete, perché Grazie a voi. noi siamo nuovi del canale YouTube, non siamo veterani, però insomma ci teniamo a far vedere queste esperienze e far capire soprattutto che quando una persona muore non è finita, cioè esiste, e le entità qui che noi troviamo in vari posti sono qui per un motivo, perché hanno delle questioni in sospeso e non sono passati oltre. E poi ci sono i residui energetici, che sono quelli, diciamo, che rimangono qua per sempre. Dunque quelli antichi come qua, io vorrei stasera, se riesco, non dico che c'è, però mi piacerebbe, visto che per 1 anno e mezzo ha fatto proprio residenza qui Federico Barbarossa, a vedere se riusciamo a parlare con lui, o magari quelli che abitavano con lui in questo palazzo qui. Allora, metto sulle cuffie, accendo la black box. Puoi riassumere un attimo la storia per quelli che sono... Scusa? Un riassunto della storia? Allora, come dicevo, che questo si chiama il Caregon del Diol, ok? Si chiama la sedia del diavolo perché, se voi guardate dall'alto al basso, ha una forma di un enorme trono, ed è un palazzo che era stato costruito circa nel 1100 ed è stato, diciamo, residenza per 1 anno e mezzo di Federico Barbarossa, che io ho studiato un po' la storia di questo personaggio, sembrava essere un satanista, anche un anticristo, era abbastanza tosto, che è stato re d'Italia, re dei Romani, e anche è riuscito ad entrare diciamo quella Roma dove c'era il Papa all'epoca, ed ha estromesso il Papa dal trono per sedersi lui, per cui era proprio abbastanza cattivello, ecco. E noi stasera siamo qua per vedere se riusciamo a mettersi in connessione con lui, cioè come entità, visto che tra qualche secondo sarà per me difficilissimo utilizzare le cuffie perché c'è il vento, e dunque sarà molto difficile anche sentire le risposte, ma se voi le sentite e potete dare un suggerimento, perché si sentono comunque se siamo abbastanza vicini. Purtroppo non c'era vento quando siamo arrivati, adesso stranamente si è alzata un'aria abbastanza intensa. Se vogliono fare domande basta che le scrivono e le facciamo comunque.
gentilissimi, faccio del mio meglio, insomma, ecco, perché ogni posto dove noi andiamo cerchiamo comunque di, come dire, di spiegare la storia di questo posto, di perché delle leggende magari che vengono dette dalla popolazione e cercare di scoprire qual è la realtà e qual è solo favola, ecco. Ok. Allora accendiamo la black box, vi dico scusate ma stasera io sento veramente un grande casino sulle cuffie, dovete capire che l'audio è questo, è uno strumento altamente sensibile, si sente a centinaia di metri, dunque anche il piccolo passo che viene fatto diciamo a lunga distanza io sento tutto e il vento proprio penetra come io ci fossi in mezzo a una bufera. Box è uno strumento che noi utilizziamo spesso per filtrare le voci delle risposte che ci vengono date. È uno strumento diciamo che completa l'indagine, ecco, è qualcosa di più sicuro. Allora, io vorrei trovare un posto, se c'è, che tira meno vento, forse sul davanti, forse è più riparato, perché non sento niente ragazzi. Meglio di Potremmo avere anche qui è qualche perfetto, qua non c'è vento. Ok. Allora, volevamo chiedere se c'è qualche entità, ok? Se vuole mettersi in comunicazione con noi. Può Ho sbagliato. succede. Devo vedere se c'era. Ecco. Volume. Forse qua. Non quello sopra. Ok, già al massimo. Sì. Ok. Allora, Si sente qualcosa da. riuscite a sentire? Volevo chiedere se c'era qualche entità qui presente che vuole mettersi in comunicazione con noi, che vuole raccontarci un po' la storia di questo posto e vuole dirci come mai che è rimasto qui. E siccome che io sento delle voci, chiedo. Io mi chiamo Nadia, sono qua per parlare con voi. Poi c'è Paolo e Alex. Veniamo in pace, vogliamo solo ascoltare. Se c'è una persona che sta parlando con me, innanzitutto voglio chiedere il suo nome. Posso sapere il tuo nome e come ti chiami, per favore? Ok. Allora, mi ha risposto, io ho sentito un sì